Buongiorno amici e bentornati. Oggi vi porto con me in un viaggio gastronomico alla scoperta di Ferrara. Prepareremo infatti un piatto tipico della cucina ferrarese che risale alla corte estense e si ha la sua prima traccia nel 1584, i cappellacci di zucca. Prendiamo quindi una zucca. Vi consiglio di prediligere la zucca violina, che è una polpa dolcissima. La tagliamo in parti e eliminiamo i semi e i filamenti. Se volete preparare questa ricetta per 4 persone, vi consiglio di utilizzare circa 300 g di zucca. Io qui ne sto facendo un pochino di più. Mettiamo in forno a 220 gradi per circa 60-70 minuti. Quando la zucca è pronta, sarà caramellata in superficie e morbidissima. Come vedete, la polpa è molto asciutta e compatta. Andiamo a schiacciare con una forchetta. Aggiungiamo la noce moscata, il pepe nero e il sale. Aggiungiamo anche il parmigiano, circa 100 g se vi piacciono i sapori belli decisi, o magari 80 g se volete un sapore più delicato. Poi abbiamo un ingrediente opzionale, in quanto ha un sapore molto caratteristico e molto forte e alcune persone lo mettono, altre decidono di tralasciarlo, e sono gli amaretti che andiamo a schiacciare con un matterello per ridurlo in polvere. Ne mettiamo il 10% rispetto al peso della zucca, quindi in questo caso 30 g. Prepariamo la sfoglia. Basterà andare ad impastare insieme 200 g di farina zero e 2 uova, quindi abbiamo un uovo ogni 100 g di farina. Se vi rendete conto che l'impasto è troppo secco, potrete aggiungere un goccino di acqua. Impastiamo il tutto fino ad ottenere un panetto liscio. Nel frattempo vi ricordo, se non siete iscritti a questo canale siete davvero i benvenuti, e se vi va lasciate un like a questo video per sostenerlo. Grazie di cuore. Copriamo il nostro panetto di pasta con la pellicola alimentare. Lo lasciamo riposare per 30 minuti. Dopo 30 minuti possiamo stendere la nostra sfoglia. Possiamo farlo utilizzando un matterello, oppure più comodamente possiamo utilizzare una sfogliatrice. Rifiliamo i bordi e andiamo quindi a creare dei rettangoli. Potete decidere la grandezza dei rettangoli in base a quanto vorrete fare grandi i vostri cappellacci. In questo caso li sto facendo davvero molto grandi e quindi abbondo con il ripieno. Realizzarli è abbastanza semplice. Con questa pasta potete fare anche delle pappardelle o altri formati di pasta. Basterà quindi andare a chiudere lato con lato, pigiando bene per fare attaccare la pasta, e soprattutto andiamo a pigiare intorno al ripieno in modo che non fuoriesca durante la cottura. E quindi andiamo a pizzicare i lembi esterni, in questo modo, fino ad ottenere la forma tipica del cappellaccio. Naturalmente, più ne faremo, più diventeremo bravi a realizzarli. Io mi scuso con tutti gli amici ferraresi o comunque emiliani perché ancora non sono particolarmente brava nel realizzarli, ma vi prometto che mi eserciterò. Per quanto riguarda il condimento finale, possiamo decidere se accompagnarli con un sugo al pomodoro oppure burro e salvia, o in questo caso io ho pensato di fare un accompagnamento molto saporito a base di burro e speck. Quando l'acqua arriva a bollore, possiamo calare i nostri cappellacci e li lasciamo cuocere finché arriveranno a galla. Facciamo sciogliere il burro, aggiungiamo lo speck
e lasciamo insaporire. Il sapore dolce della zucca verrà esaltato dal sapore dello speck. Facciamo insaporire, aggiungiamo un mestolo di acqua di cottura e andiamo ad impiattare. Irroriamo con un po' di burro e il nostro primo piatto è pronto. Cappellacci di zucca con burro e speck. Sono davvero uno spettacolo. E se la ricetta vi è piaciuta, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like e commentate. Mi trovate anche su Instagram, vi lascio tutti gli indirizzi qua giù nell'info box insieme alla ricetta. Io vi mando un bacione, un abbraccio e ci vediamo domani con una nuova video ricetta. Ciao!